Buongiorno a tutti voi e benvenuti a questo incontro che ha come protagonista assoluto la Fondazione Human Technopole. Il titolo di questo evento: Modello di ricerca e innovazione aperta nelle scienze della vita. La Fondazione Human Technopole è aperta, questo vuol dire che offre a tutta la comunità scientifica le sue piattaforme nazionali. Le sue piattaforme nazionali sono laboratori assolutamente all'avanguardia per tutti i ricercatori e le università che si trovano sul nostro territorio. Da progetto avviato nel 2019 è diventato, nel 2022 ha aperto i primi laboratori ed oggi è diventata una vera e propria leva di sviluppo per il nostro Paese dal punto di vista scientifico, che offre opportunità e valore in maniera circolare. Che cosa vuol dire questo? Che ne possono usufruire tutti quelli che ovviamente hanno la possibilità di svolgere questo mestiere, ovvero quello di fare ricerca. E in che modo vengono selezionati i ricercatori che possono utilizzare queste piattaforme? Vengono selezionati attraverso il loro merito, attraverso la loro qualità, la qualità dei loro progetti di ricerca, e poi scopriremo quali sono appunto i metodi di accesso a queste piattaforme nazionali. Saluto innanzitutto qui vicino a me il presidente della Fondazione Human Technopole, il professor Gianmaria Verona, buongiorno e benvenuto, il direttore della Fondazione Human Technopole, il professor Marino Zerial, il professor Filippo Mancia, professore di fisiologia e biofisica cellulare alla Columbia University di New York e presidente della commissione indipendente di valutazione permanente, ci illustrerà poi appunto l'accesso alle piattaforme, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, il dottor Igo De Biasio, amministratore delegato di Principia SPA, che tutti quanti ci guideranno nel corso di questo nostro evento. Un saluto particolare alla senatrice a vita Elena Cattaneo, che ha fortemente voluto questo incontro qui da noi. Un saluto a tutte le autorità presenti, tutte le istituzioni e ovviamente chi ci sta seguendo attraverso la web TV del Senato. E allora, una nota che volevo sottolineare: oggi è il 22 aprile, la giornata della ricerca italiana nel mondo, è il giorno della nascita di Rita Levi Montalcini e proprio a Rita Levi Montalcini è intitolata la via dove ha sede Human Technopole. Questo proprio per voler sottolineare questo legame, questo collegamento tra il passato e il futuro della nostra scienza. Perché noi siamo qui oggi a Palazzo Giustiniani, che è una delle sedi più rappresentative del Senato della Repubblica? Perché la ricerca sulla salute non è soltanto una questione scientifica, ma una scelta strategica che coinvolge tutti gli attori, ovvero le istituzioni, il sistema paese e il futuro dei cittadini. Prima di iniziare voglio mostrarvi un video che racconta attraverso le immagini quello che vi sto dicendo adesso. Prego. There is an invisible thread that connects every living organism. A flock of flying birds, a population of interacting cells, a beating heart, a person breathing, different forms, different scales, one shared principle, complexity. Life emerges from billions of different components working together. To understand life, we must embrace this complexity. This is where Human Technopole begins. Human Technopole is Italy's next-generation life sciences institute. Our mission is clear: investigating the complexity of human biology to understand disease and improve human health. Here, biologists, physicists and computer scientists work side by side, combining experimental data, advanced theory, high-performance computation and cutting-edge technologies under one roof. Across scales, across disciplines, as one interconnected system. Frontier research is our foundation. To explore the complexity behind human health and disease, different disciplines must synergize. Our scientists work together on interdisciplinary research programs. HT research spans a variety of human diseases, such as cardiovascular and metabolic diseases, cancer and neurodevelopmental conditions. Science requires ideas. Technologies turn them into discoveries.
Our facilities provide cutting-edge technologies to the scientific community that are continuously shaped by the needs of research. HT facilities operate in an integrated technological pipeline: genomics and genome editing, imaging, structural biology, data analysis. Different technologies, one purpose: advancing discoveries on human health. Science advances when people grow and enhance their skills in a stimulating environment. We offer advanced high-level scientific training to researchers at all levels of their career, granting access to state-of-the-art technological infrastructure and expert guidance. We support the next generation of researchers, providing them with the skills needed to face the scientific challenges of the future. By empowering people, we fuel innovation. Science drives technology. Technology translates discoveries into applications. At HT, researchers can transform their ideas into tools for prevention, diagnostics, and therapeutic strategies. We foster translational research through partnerships with academic scientists, clinicians, and industry. At Human Technopole, we connect disciplines, technologies, and people. We are based in the heart of Mind, Milano Innovation District, where research, healthcare, university, and industry meet. From molecules to populations, from discovery to application, working to understand complexity, shaping the future of human health, together. Allora, questo video ci ha raccontato brevemente, in sintesi, quello che è la Fondazione Human Technopole, la visione, il metodo e le persone che ne fanno parte. Ha racchiuso quello che è il motto di Human Technopole: costruire il futuro della salute umana insieme. Ecco, quello che noi vorremmo sottolineare oggi è proprio questa visione d'insieme, di squadra, quindi istituzioni da una parte, ricerca dall'altra, che lavorano per l'intera comunità, per i cittadini, soprattutto per il futuro e per la salute di tutti noi. Diamo il via allora a questa giornata insieme attraverso una serie di istituti di salute istituzionali, partendo da chi ci ospita, dalla padrona di casa, la senatrice a vita Elena Cattaneo, che è una scienziata di fama internazionale che da sempre ha portato il metodo scientifico all'interno del dibattito politico. Prego la senatrice a vita di prendere posto. Grazie mille. Devo dire che ci sono momenti e situazioni che emozionano, no? E credo che questa sia una di quelle. Sono le situazioni in cui, pensando indietro, si riconosce il lavoro e la fatica di tanti che sono qui in questa bellissima sala verso l'obiettivo di realizzare qualcosa di veramente importante per il Paese. E allora, siccome la mia emozione forte, per tenere a bada la mia emozione farò fatica, ho deciso di scrivere il mio intervento, quindi ho alcune riflessioni scritte che vorrei condividere con voi. Ovviamente la prima è la felicità di aprire questo evento dedicato alla Fondazione Human Technopole proprio qui, in un'aula, in una sala del Senato. Credo che molti di voi sappiano bene che la storia di Human Technopole non è una storia lineare, è una storia passata, fatta di evoluzioni, di correzioni strategiche, di una decisiva e importante discontinuità istituzionale che ne ha cambiato missione e destino. Nella storia passata di Human Technopole ci sono state anche resistenze più o meno velate, tentativi di boicottaggio legislativo e a tratti anche operativo, ma in questa storia, ed è questo il motivo dell'orgoglio, in cui proprio il Senato, le istituzioni e i ministeri fondatori hanno avuto un ruolo fondamentale. Vedo qui molti membri, diversi membri del MEF, del Ministero della Salute e del MUR,
che hanno davvero avuto un ruolo importantissimo con la loro linea, la loro determinazione, sono stati davvero cruciali in momenti in cui, io l'ho ripetuto più volte, Human Technopole non era quello che avrebbe potuto essere e che, grazie a quello che sentiremo oggi, è invece diventato. Perché l'intuizione originaria era davvero importante, investire in ricerca. E come possiamo non essere d'accordo? Ma attenzione, è su ciascuno di noi come responsabilità, il come investire in ricerca è altrettanto importante. Nel mio piccolo, e devo dire anche per la passione che anch'io ho per il mio paese, per la mia comunità, dal mio piccolo punto di vista io vedevo la grande opportunità di quella intuizione originaria, ma anche il grave errore. Il progetto rischiava di essere chiuso su se stesso, un ente di qualità per pochi, privilegiato perché ampiamente finanziato con l'assunto indimostrato di essere innovativo, senza che nessuno fosse in grado di spiegare su cosa e come, venendo percepito come completamente separato dalle necessità diffuse della ricerca italiana. E questa storia ha avuto una prima svolta. La svolta arriva nel dicembre 2019, quando il Parlamento, con una scelta di forte indirizzo strategico e politico, una scelta che ho promosso e sostenuto attraverso un emendamento alla legge 160 del 2019, la legge di bilancio 2020, con un emendamento approvato, ricordo, alle 2 di notte all'unanimità in Commissione Bilancio. Ecco, con quella scelta di forte indirizzo strategico e politico, il Parlamento, il Senato e poi il Parlamento assegnava a Human Technopole, era appunto il 2019, una nuova, ambiziosa, difficile, mai realizzata prima, missione nazionale, quella di identificare, anche attraverso una consultazione collettiva che ha chiamato in causa centinaia di ricercatori e enti, quella di identificare, realizzare con la parte maggioritaria delle risorse ricevute dallo Stato, quello di cui si parlerà oggi, le piattaforme nazionali aperte attraverso procedure competitive. Il messaggio del Parlamento era chiarissimo, cioè il Parlamento con i ministeri fondatori aveva capito che Human Technopole poteva essere molto di più di un ente di ricerca. Human Technopole poteva diventare un ente moltiplicatore delle capacità di ricerca e poteva e doveva diventare un hub collaborativo nazionale. Un grandissimo cambiamento. Questa è stata la prima svolta. Poi c'è stata la seconda svolta, per nulla scontata, ed è del 2022, con l'insediamento della nuova governance, con l'insediamento del nuovo presidente di Human Technopole, il professor Gianmario Verona, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e nel 2023 con l'identificazione e il reclutamento di un direttore scientifico outstanding, il professor Marino Zerial, scelto dall'autorevole Consiglio di sorveglianza di Human Technopole. E qui parlo come membro del Parlamento. Ecco, con questa nuova governance non solo la nuova missione, quella difficile missione della legge è stata riconosciuta e valorizzata, ma io voglio veramente sottolineare che la nuova governance ha dato a quella missione tutto quello che mancava, e cioè la visione strategica, ne costruisce la progettualità, ne immagina le realizzazioni, qualcosa mai fatto prima in Italia, e vedremo che
è un modello che davvero ambisce ad essere unico su scala mondiale, ne costruisce la progettualità, ne immagina le realizzazioni che possano meglio intercettare i bisogni della ricerca italiana e nel farlo lo fa con chiarezza, con rigore gestionale, con procedure trasparenti e assoluta qualità scientifica. E mi viene da dire che in tutto questo c'è ben più, no, della capacità e voglia di far bene il proprio lavoro. Qui mi viene da dire che io riconosco in questa governance passione civile e rispetto per ciò che è pubblico, il desiderio veramente di fare qualcosa di importante per il nostro Paese. E qui si tradisce un po' la mia emozione, perché questo è davvero quello che abbiamo oggi, grazie a questa governance, grazie ai ministeri. Questo è Human Technopole oggi. Ecco perché questa storia scientifica merita di essere studiata, sostenuta, di continuare a consolidarsi con le persone e le competenze che hanno affrontato felicemente la fase complessa e articolata di lancio e strutturazione delle piattaforme nazionali. Merita di essere studiata e sostenuta perché dimostra che anche la politica, quando sa leggere il futuro e intercettare bisogni diffusi, può migliorare i progetti, orientare le risorse e rafforzare il bene comune. E va studiata e sostenuta e, dove possibile, replicata, non solo perché l'ente lo merita questo riconoscimento, ma a me viene da dire ancora di più perché lo merita il nostro Paese, lo merita la nostra ricerca e i tanti ricercatori che già oggi, e sentiremo, possono accedere con le loro idee, con le loro progettualità, a tecnologie, a competenze, a personale preparato, altrimenti impossibile da intercettare e da avere. Grazie a tutti voi. Grazie senatrice Cattaneo. Nel frattempo saluto la vicepresidente del Senato, la senatrice Licia Ronzulli, che ci ha raggiunto. Allora, ha detto bene la senatrice Human Technopole come una scelta culturale e istituzionale e ha sottolineato bene il modo in cui l'Italia investe nella conoscenza. È fondamentale investire nella ricerca, ma lei ha voluto sottolineare anche il come è importante investire in ricerca. La politica ha capito che Human Technopole poteva diventare, lo è diventato, un hub. Lo hanno capito anche i ministeri ovviamente fondatori, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute. Proprio per questo il Ministro della Salute Orazio Schillaci doveva essere oggi qui con noi, non ha potuto partecipare e vi leggo una lettera che ci ha inviato proprio per questa occasione. Scrive il Ministro Schillaci: desidero rivolgere il mio saluto alla senatrice a vita professoressa Elena Cattaneo, al Presidente Gianmario Verona, al Direttore Marino Zeriale e a tutti i partecipanti a questa giornata di confronto dedicata alla Fondazione Human Technopole. L'iniziativa odierna consente di fare il punto sui risultati raggiunti e sul percorso di una realtà che negli ultimi anni si è affermata nel panorama della ricerca nelle scienze della vita, anche grazie all'avvio delle piattaforme nazionali e alla nuova governance. Il modello di apertura e collaborazione di Human Technopole si inserisce in una visione orientata a rafforzare il dialogo tra istituzioni, enti di ricerca e università, con l'obiettivo di avvicinare sempre più ricerca scientifica e attività assistenziale. Il Ministero della Salute è impegnato a sostenere lo sviluppo di un ecosistema della ricerca capace di tradurre rapidamente i risultati scientifici in benefici concreti per i cittadini, valorizzare le competenze e creare sinergie tra i diversi attori del settore. In questa direzione si collocano ad esempio il decreto legislativo per il riordino degli IRCS e le linee di indirizzo del nuovo Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria 2026-2028. Le scienze della vita stanno attraversando una fase di rapido cambiamento, alimentata dall'innovazione tecnologica e da nuovi approcci interdisciplinari.
La capacità di integrare ricerca, assistenza e innovazione sarà determinante per affrontare le sfide dei prossimi anni e migliorare la qualità delle cure. Sono certo che Human Technopole continuerà a svolgere un ruolo di primo piano in questo percorso, contribuendo allo sviluppo di un sistema sempre più solido e competitivo. Grazie e buon lavoro a tutti. E anche qui il Ministro ha sottolineato come Human Technopole sia un punto di incontro tra la produzione di conoscenza e l'impatto concreto sulla salute dei cittadini, dunque la ricerca come parte integrante delle politiche sanitarie e non sicuramente come un elemento accessorio. Anche il Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giancarlo Giorgetti, ci ha inviato una lettera che vi leggo. Siamo tutti presenti e in particolare saluto il Presidente Gianmario Verona e il Direttore Marino Zerial per l'invito. Il vostro lavoro è stato essenziale per rendere Human Technopole in questi anni di scale up un perno del nostro posizionamento nelle scienze della vita, un ambito nel quale l'Italia vanta grandi risorse umane e scientifiche, ma in cui deve confrontarsi con una competizione serrata, oltre che con una trasformazione tecnologica repentina. Quali sono pertanto le direttrici dell'azione del Ministero dell'Economia e delle Finanze? In primo luogo la stabilità. Il finanziamento dello Stato nella Fondazione ha consentito di costruire capacità strutturali ed evitare interventi frammentati. In particolare il modello delle piattaforme nazionali e la loro efficace attivazione è un esempio di come coniugare trasparenza, eccellenza e selettività nell'accesso alle infrastrutture scientifiche. In secondo luogo la rete MIND deve continuare a valorizzare la prossimità tra Human Technopole, l'Università Statale, l'Ospedale Irx Galeazzi e le imprese per diventare uno dei migliori ecosistemi nelle scienze della vita, perlomeno a livello europeo. L'attrattività internazionale che si registra nelle selezioni dei ricercatori è un indicatore che la Fondazione sta lavorando in questa direzione. In terzo luogo il trasferimento tecnologico. Human Technopole non deve lavorare per l'industria ma con l'industria, integrando in modo sistematico nell'attività scientifica l'ambizione di costruire anche start-up e deep tech. In conclusione, quando parliamo del finanziamento pubblico alla ricerca, anche per ragioni dimensionali, difficilmente l'Italia potrà competere sul piano dei volumi. È un invito ad essere remissivi? Il contrario. È un invito ad usare soldi pubblici con oculatezza, ambizione e capacità di leva. È la strada che Human Technopole deve continuare a percorrere, sapendo che troverà nel Ministero dell'Economia e delle Finanze non solo un vigilante scrupoloso, ma soprattutto un interlocutore consapevole del ruolo cruciale delle scienze della vita. Buon lavoro. E allora queste le due posizioni e i saluti da parte ovviamente del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Per quanto riguarda invece il Ministero dell'Università e della Ricerca, è con noi l'onorevole Cristina Rossello, consulente del Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che invito qui sul palco. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, come tutti i ministri oggi c'è una riunione che sottrae l'attenzione alla ricerca e a questo grande progetto, ma il ministro Bernini ci teneva a essere presente, a porgere i saluti al Presidente e al Direttore e a tutti gli organi presenti, perché il momento importante e strategico della ricerca è sempre stato accompagnato dal nostro Ministero con particolare attenzione. In particolare oggi, che è una giornata, come ha detto in apertura la dottoressa Chimenti, si riguarda la ricerca e la terra, e il tema della giornata ricerca e innovazione aperta sembra in particolare proprio voluto per quello che è il cuore pulsante sull'attività che il Ministero cerca di sostenere, come previsto dalla legge 160/2019, della quale ha già parlato in apertura la dottoressa. Ora, il tema è l'epoca in cui questa situazione si colloca, politica, geopolitica e di ricerca, per la quale bisogna stringere anche molto i tempi e lavorare cercando di convergere su progetti concreti che possano valorizzare quelle risorse che ancora sono disponibili, e in particolare la medicina personalizzata, la neurobiologia, le scienze omiche, l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla biomedicina sono le sfide sulle quali il Ministero è stato particolarmente presente.
Una cosa sulla quale è intervenuta già la senatrice, ricordando tutti i temi del dibattito della formazione di questo grande protagonista della ricerca, è l'impegno anche che c'è stato su una città, Milano. E quindi vorrei ribadire che l'importanza della scienza e di questo ruolo è particolarmente testimoniato dalla Fondazione. Ringraziamo quindi questa traiettoria nuova, questa conduzione di traiettoria che sicuramente ha da una parte un dovere di garantire che la ricerca di base prosegua, ma dall'altra parte impegna tutte le istituzioni, e quindi è particolarmente importante che oggi ci riuniamo a Roma proprio per sostenere quello che è il ruolo scientifico e organizzativo che la Fondazione ricopre. Termino per non sottrarre ulteriore tempo e i saluti della Ministro Bernini. Grazie. Grazie. Grazie all'onorevole Rossello. Dal suo contributo emerge un messaggio che è molto chiaro, ovvero quello che la ricerca è un'infrastruttura immateriale del Paese tanto quanto lo sono però le reti fisiche. Quindi con il suo modello rafforza il sistema universitario e scientifico nazionale, creando soprattutto connessioni e opportunità e attrattività internazionale. E allora, perché siamo qui? Lo anticipavamo in apertura, il luogo in cui ci troviamo non è un luogo casuale, lo abbiamo salutata prima, invito a prendere la parola e intervenire la vicepresidente del Senato, la senatrice Licia Ronzulli. Allora, un saluto ovviamente a tutte le autorità presenti, agli illustri relatori e a tutti i gentili ospiti che sono intervenuti questa mattina e che resteranno qua per i lavori di questa giornata. Io vi chiedo scusa sin da subito, ma purtroppo dopo il mio intervento dovrò scappare in aula perché abbiamo un problemino di numero legale, quindi siamo tutti richiamati per questo decreto. Quindi di solito mi piace ascoltare perché i saluti istituzionali sono importanti, ma ancora più importanti sono i lavori di questa giornata, e quindi però prenderò appunti e poi studierò le cose che verranno fuori da questa giornata. Un ringraziamento alla senatrice Elena Cattaneo per aver appunto organizzato questo incontro al Senato, perché è un'occasione preziosa per discutere del futuro della ricerca, e un ringraziamento speciale al presidente di Human Technopole, Gianmario Verona, per l'invito, per il lavoro quotidiano che sta portando avanti con risultati straordinari. Human Technopole è un modello unico nel nostro Paese, unisce ricerca di altissimo livello a infrastrutture che servono all'intera nazione. E per chi non è esperto del settore è evidente che si tratta di un polo scientifico di riferimento, con un approccio aperto, interdisciplinare, perfettamente integrato nel sistema italiano delle scienze della vita. Sta diventando un punto di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. I numeri parlano da soli, no? Centinaia di ricercatori da oltre 30 paesi, pubblicazioni prestigiosissime e finanziamenti europei vinti, quindi questo conferma che la strategia è vincente, una ricerca più collaborativa, capace di unire discipline diverse per affrontare le grandi sfide globali come l'invecchiamento della popolazione o le prossime emergenze sanitarie. La ricerca come motore del Paese, perché la ricerca non è un settore isolato, ma il cuore dello sviluppo italiano, protegge la salute pubblica, sostiene l'economia e crea benessere sociale. È un investimento sul futuro che ci permette di prevenire, di innovare, di competere nel mondo. L'Italia ha un patrimonio di talenti straordinari che non possiamo più permetterci di perdere. I nostri giovani ricercatori formati nelle migliori università italiane e internazionali sono la vera energia del Paese e dobbiamo offrire loro opportunità concrete qui per fermare la fuga di cervelli, e allo stesso tempo dobbiamo attrarre esperti dall'estero costruendo un sistema aperto, competitivo. Allora, il lavoro del Parlamento. Abbiamo fatto passi concreti per sostenere questo percorso senza divisioni, con leggi chiare, una visione stabile che dia certezza a chi investe tempo, passione nella scienza. E quindi il lavoro del Parlamento in questa legislatura, dicevo, per sostenere la ricerca e l'innovazione,
Penso all'attuazione del PNRR con governance semplificata, finanziamenti per centri nazionali e partenariati estesi ai ecosistemi dell'innovazione, incrementi al fondo di finanziamento ordinario per le università, l'FFO come sapete, per gli enti pubblici di ricerca, nelle leggi di bilancio 2023 e 2024, proroghe e rimodulazioni del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, agevolazioni fiscali per il rientro dei ricercatori e per profili altamente qualificati, insomma misure contro il precariato con risorse per stabilizzare il personale negli enti pubblici e fondi e strumenti per il trasferimento tecnologico a sostegno di fondazioni e hub dell'innovazione. È molto? È poco? No, non è abbastanza, questo lo sappiamo, dobbiamo fare di più, dobbiamo creare sinergie tra pubblico e privato, ricerca di base applicata all'università e alle imprese, solo così le scoperte scientifiche diventano soluzioni concrete per migliorare prevenzione, diagnosi e terapia. Human Technopole è un esempio. È un laboratorio vivente di buone pratiche e qui l'interdisciplinarietà è la norma. La collaborazione è il metodo quotidiano, la conoscenza si trasforma in innovazione. Grazie alle realtà come questa l'Italia dimostra di poter competere con i migliori centri di ricerca al mondo. E la partecipazione a programmi europei, finanziamenti vinti, la presenza di team multiculturali sono la prova di un sistema che si rafforza attraverso gli scambi internazionali. Costruire il futuro della salute non può essere soltanto uno slogan, quindi, ma dobbiamo puntare a una longevità sana per tutti, ovviamente, sconfiggendo le malattie croniche con la scienza più avanzata. E quindi come rappresentante delle istituzioni in questa giornata io offro ovviamente tutto il mio sostegno, il mio impegno per creare condizioni affinché questa visione, perché di visione si tratta, si realizzi e quindi portando valore e benessere al nostro Paese. Grazie. Grazie alla senatrice Ronzulli. Quello che ha evidenziato è appunto il punto di vista delle istituzioni, quindi la ricerca di qualità, che ha bisogno ovviamente di un contesto istituzionale che sia stabile e consapevole. La strategia messa in campo, ha sottolineato la senatrice, è ovviamente una strategia vincente, la ricerca come motore del Paese, come energia, ma serve più sinergia, serve più raccordo pubblico e privato, proprio perché Human Technopole per la sua natura significa collaborazione. Allora noi questa natura di Human Technopole la vogliamo conoscere meglio, quindi entriamo nel cuore di questa fondazione partendo dal presidente della fondazione, il professor Gianmario Verona, con cui cercheremo appunto di capire qual è il ruolo, come nasce e com'è che Human Technopole, la fondazione, è diventata quello che è diventato oggi, quindi un fiore all'occhiello. Eccellenza. Allora, grazie infinite dottoressa Chimenti, saluto tutte le autorità e gli ospiti che sono venuti questa mattina ad ascoltare quanto stiamo cercando di fare all'interno della nostra fondazione nel distretto Mind. Io volevo lasciare i ringraziamenti in coda alla mia breve prolusione, ma dopo aver sentito questi messaggi straordinari provenienti dalla senatrice e dai due ministri, la dottoressa Rossello e dalla vicepresidente Ronzulli, non posso che ringraziarvi e garantirvi che saranno di pungolo per cercare di non solo consolidare quanto stiamo facendo, ma di fare ancora meglio. E grazie davvero alla senatrice Cattaneo che ci ha permesso di organizzare questo evento, che è un evento che abitualmente noi gestiamo in modo più, diciamo, burocratico, perché noi siamo tenuti per norma ogni 2 anni a trasferire una relazione biennale su quanto facciamo. E quest'anno abbiamo pensato di come dire, valorizzare quanto stiamo facendo proprio con un evento, e credo che lo stiamo facendo perché riteniamo, come peraltro è stato detto dalle parole anche in particolar modo, cito il ministro Giorgetti che parlava di scale up, e crediamo che a questo punto da una start-up siamo diventati una scale up. A tutti gli effetti siamo, come si direbbe nelle liste delle varie istituzioni che catalogano l'economia italiana, una piccola media impresa, perché comunque in termini di proventi, in termini di numero di dipendenti,
siamo una struttura che ormai è appunto una scale up e quindi chiaramente adesso ci saranno delle sfide ulteriormente importanti. Questa prolusione, prima dell'intervento per quanto riguarda Human Technopole, ancora più importante, del professor Zerial, che entrerà nel progetto di ricerca, quindi la parte più scientifica e più tecnica che ci caratterizza, vuole cercare di posizionare il modello Human Technopole nell'ambito del contesto, che è stato già ben evidenziato, che è quello del mondo delle scienze della vita e più in particolare del contesto economico. Quindi faccio leva un po' dalla mia astrazione economica per cercare di dire qualcosa anche dal punto di vista di quello che effettivamente possiamo fare come Human Technopole e più in generale si sta facendo in Italia da questo punto di vista. E fatemi partire dicendo che in economia abbiamo pochissime certezze. L'economia è una scienza per cui tutto dipende, è una scienza sociale, ci sono troppe variabili, sono molto interconnesse. La capacità degli economisti di prevedere, si scherza dicendo che è analoga a quella degli astrologi, perché effettivamente c'è sempre una difficoltà di riuscire a capire cosa succederà il giorno dopo, alla luce anche dei tanti accadimenti che ci sono purtroppo in questo momento storico anche a livello mondiale. Però abbiamo una certezza, una delle poche certezze è questa equazione, quindi visto che il contesto è scientifico mi sono permesso di mettere questa equazione che è molto famosa, è stata intuita, pensate, da un importante studioso europeo che è Joseph Schumpeter a cavallo dell'Ottocento e del Novecento, in un momento storico molto simile a questo, perché era un momento di rivoluzione industriale, e questa equazione sostanzialmente ci dice che il prodotto interno lordo e soprattutto la sua variazione in positivo e in negativo. Il prodotto interno lordo, sapete, è la dimensione che misura il valore aggiunto e quindi il valore di un determinato sistema paese, e è una funzione di due variabili che in economia conosciamo da tantissimo tempo, che è la qualità del capitale e la qualità del lavoro, quindi il numero di dipendenti e la bontà del lavoro che fanno appunto gli occupati sostanzialmente. Però abbiamo scoperto nel corso degli anni l'intuizione di Schumpeter essere non solo valida statisticamente, ma addirittura, come ci hanno dimostrato, e li ho voluti citare perché sono i Nobel per l'economia del 2025, addirittura proprio una dimensione quasi matematica, perché il professor Aghion e il professor Hobbitt hanno proprio sviluppato un modello matematico che dimostra sostanzialmente la validità di questa funzione, e cioè che c'è un moltiplicatore, che è questa A maiuscola, che è il tasso di progresso tecnologico. Il tasso di progresso tecnologico funge da moltiplicatore all'interno dei sistemi paese della bontà delle cose che possono fare appunto i sistemi con il loro capitale e con naturalmente quelli che sono gli occupati all'interno del sistema. Allora, questa cosa a questo punto porta alla domanda fondamentale: ma come posso far leva sul tasso di trasferimento tecnologico? Beh, anche qui abbiamo delle certezze prodotte negli ultimi 50 anni, e poi vi faccio vedere una piccola evidenza empirica che lo dimostra ulteriormente, con una filiera che la chiamiamo filiera cognitiva in modo molto enfatico nel campo dell'economia industriale, che parte dall'investimento scientifico, che crea scoperte, quindi nuove novità dal punto di vista del mondo della scienza, che si traducono progressivamente in trasferimento tecnologico, quindi in brevetti, in disegni industriali che hanno un significato dal punto di vista applicativo e che poi vengono trasferite nel mercato e quindi tra noi cittadini in termini di soluzioni, quindi di innovazioni di prodotto e di processo. Questa filiera è una filiera che mette in evidenza una parola chiave che è stata menzionata precedentemente negli interventi dei vari ministri, cioè la parola pubblico-privato, cioè il fatto che l'investimento in scienza è generalmente appunto investimento di carattere pubblico, perché la scienza produce scoperte, le scoperte sono un bene pubblico e nessun privato ha incentivo di investire più di tanto in ricerca perché è un bene pubblico. I privati hanno interesse soprattutto a valorizzare i brevetti all'interno del mercato, quindi questa filiera è fondamentale. Ripeto, ci sono tante evidenze, poiché non ho tempo, ho pensato di richiamarvi quella che avete letto sui giornali, il rapporto Draghi, che notoriamente ha prodotto tantissimi appunto studi da questo punto di vista ed evidenzia come negli ultimi soprattutto 20 anni, che sono anni, richiamo Joseph Schumpeter, di rivoluzione industriale. Lui ha vissuto la rivoluzione industriale dell'elettricità, noi stiamo vivendo la rivoluzione industriale del digitale e dell'intelligenza artificiale. I paesi che più hanno investito in questa filiera cognitiva che va dalla scienza al mercato, e in particolar modo un paese che da sempre investe molto in scienza, che è gli Stati Uniti, ma la sorpresa degli ultimi 20-30 anni è sicuramente la Cina, hanno sostanzialmente ottenuto un aumento del prodotto interno lordo sostanzialmente più importante di altri. Una parabola vera e propria. Qualcuno dice crescita esponenziale, ovviamente le crescite esponenziali sono metaforiche, però sicuramente una parabola con un flesso molto positivo che sviluppa appunto delle crescite interessanti. Chiaramente investono dei volumi, cito ancora la lettera del ministro Giorgetti, che sono impensabili ovviamente per un paese come l'Italia e per il gruppo anche dei paesi in Europa,
quasi 1 trilione, guardate, nell'ultimo anno l'investimento complessivo in ricerca Stati Uniti e Cina, che però appunto portano ancora una volta a pensare alla bontà della qualità dell'investimento che si può fare indipendentemente dal volume. L'Europa, vedete che ha fatto fatica, siamo partiti dal 1993 che è il Trattato di Maastricht, perché ha una crescita più lineare, e il Giappone è un bellissimo controesempio. Il Giappone era la Cina, potremmo dire, in economia negli anni 70-80, aveva fatto una disruption a livello mondiale ed è completamente imploso perché negli ultimi 30 anni ha fatto fatica a comprendere la complessità del mondo digitale e di questa crescita. Quindi tasso di progresso tecnologico è la variabile che dobbiamo avere tutti quanti sotto gli occhi. La domanda a questo punto è come cercare di favorirlo ancora di più, e quindi a questo punto dobbiamo pensare a quali sono i comparti scientifici che aiutano ad aumentare questo valore nella ricerca, e sicuramente tra questi comparti c'è il settore delle scienze della vita. C'è il settore delle scienze della vita perché a livello proprio mondiale, se facciamo 100 l'investimento nel mondo scientifico, il mondo delle scienze della vita è superiore al 20%. Ci sono altri comparti molto importanti, quelli chiaramente dell'aerospazio e della difesa, quelli del mondo digitale, quelli del mondo dell'energia, ma sicuramente il settore delle scienze della vita è uno dei settori principali. Guardate che il settore delle scienze della vita non solo è importante, ma per quanto concerne il nostro Paese, visto che siamo in questa splendida aula del Senato, per quanto concerne il nostro Paese è particolarmente importante dal punto di vista dell'offerta, perché la produzione di quello che è il settore delle scienze della vita, che oggi chiamiamo appunto scienze della vita, che è il settore farmaceutico e tutto il settore downstream che va dalla parte distributiva alla parte delle soluzioni terapeutiche che vengono offerte a livello ospedaliero, è circa l'11% del nostro prodotto interno lordo, e pensate bene che dal punto di vista del valore aggiunto è il secondo settore in termini di export in Italia, quindi è quello che ci tiene in piedi dal punto di vista anche dell'export, che rimane una variabile molto importante per il nostro Paese. Addirittura è primo dal punto di vista della crescita e dal punto di vista del valore aggiunto, avendo altri settori fatto un po' fatica negli ultimi anni. Ma permettetemi ancora di dire ulteriormente, lo citava precedentemente la senatrice Cattaneo, noi siamo un paese dove le scienze della vita impattano sul sistema sanitario. Il sistema sanitario, noi siamo uno dei pochi paesi ancora al mondo in cui il diritto costituzionale alla salute è sancito appunto, no? Dalla Costituzione, quindi è un bene pubblico, e quindi questa cosa è importantissima, e le spese in sanità sapete essere molto molto significative, 6,4% del PIL, e quindi a questo punto diventa ancora più importante riuscire a investire in un settore per migliorare quello che si può fare a livello proprio di soluzioni. E da questo punto di vista noi stiamo vivendo un momento storico che è straordinario per quanto concerne le tecnologie, perché stiamo passando da un paradigma più tradizionale, che è il paradigma famoso delle soluzioni terapeutiche standardizzate, dei farmaci, che sono, sapete, scherzosamente si dice, normate dai bugiardini, vengono chiamati, dai foglietti illustrativi delle pillole e delle medicine che prendiamo, perché chiaramente sono testate su delle popolazioni che hanno chiaramente una valenza che poi scopriamo nell'implementazione non è perfetta per tutti i singoli casi, a un mondo in cui si va verso la medicina preventiva e personalizzata. E questo lo si può fare perché? Perché abbiamo a disposizione delle tecnologie eccezionali. In questi ultimi 30 anni sono state sviluppate, ne darà prova il professor Zerial e poi anche con gli interventi del professor Remuzzi e del professor Mancia vedrete anche cosa si possono fare in termini di piattaforme nazionali. Ci sono tecnologie, dei microscopi elettronici che vi permettono di vedere la materia a livello atomico, si possono costruire organoidi, si possono fare delle cose che hanno un costo sostanziale ma permetteranno progressivamente di andare verso questo paradigma della medicina preventiva e personalizzata, e ridurranno anche i tempi di sviluppo delle soluzioni. Queste tecnologie costano molto però, e quindi noi diciamo in economia che tutto ciò che costa deve essere in qualche modo efficientato, e necessita di quelle che sono le economie di scala, che sono quelle dei volumi, e necessita delle sinergie, quelle che chiamiamo in modo inopportuno scope economy, economie di scopo, che sono un po' le sinergie, trovare il modo per mettere insieme le cose per renderle ancora più sinergiche. E da questo punto di vista è quello che si sta facendo a livello mondiale. A livello mondiale i paesi che menzionavo precedentemente, in particolar modo Stati Uniti e Cina, si stanno organizzando in grandi cluster, in grandi distretti. Tutti quanti leggiamo sempre della Silicon Valley. La Silicon Valley, che è famosa per il mondo digitale, ha un suo omonimo nel mondo delle scienze della vita, che è il distretto nato intorno a Kendall Square, a Cambridge. Cambridge, sapete, la parte di Boston divisa dal fiume, e che in realtà è sede di MIT, è sede di Harvard, è sede del Massachusetts General Hospital, ma intorno alla quale ci sono
tutte le sussidiarie di tutte le aziende mondiali farmaceutiche, perché hanno messo un laboratorio per fare appunto ricerca. È successo in Cina negli ultimi anni a Shanghai e si sta realizzando progressivamente, crediamo, anche in Europa, sicuramente al sud della Danimarca e di Copenaghen con il cosiddetto distretto Medicon, e ci piace pensare, e ne parlerà poi Igor De Biasio in coda agli interventi, che anche Milano ha un puntino importante di questo tipo di logica, che è il distretto del Milano Innovation District, dove Human Technopole è stata immaginata proprio con la legge nel 2016 per fare un qualcosa di particolarmente prezioso. Venendo e concludendo a quello che stiamo facendo, 2 dati molto veloci. Noi cosa facciamo con le nostre tecnologie? Facciamo una ricerca di cui vi parlerà il professor Zerial, che è una ricerca di avanguardia, cerchiamo di spingere l'acceleratore su quello che non si riesce a fare in un laboratorio tradizionale, ma soprattutto queste tecnologie le mettiamo a servizio della comunità, che è la cosa più importante, perché creiamo questa apertura che permette questo efficientamento di cui parlavo prima, e facciamo tanta anche formazione, e auspicabilmente riusciremo a fare anche un po' di tech transfer. Per ora vi dirà che abbiamo qualche domanda di brevetto, ma dobbiamo appunto essere ancora più bravi in questa cosa qua. Abbiamo dei numeri che confermano che siamo una scale up, come vi dicevo vedete più di 500 occupati, più di 80% di questi occupati scienziati, che è un parametro secondo noi piuttosto buono, dobbiamo migliorarlo ancora, ma è piuttosto buono. Un rientro dall'estero importantissimo, quasi 40 nazionalità da 4 continenti, e soprattutto, come vedete, tanti rientri di cervelli, a partire dal nostro direttore, vedo anche Nicole Soranzo e qualche altro scienziato che ho visto velocemente prima, di Angelo Antonio, tutte persone che sono tornate dall'estero per vivere questo progetto di Human Technopole, che ha già prodotto in termini di risultati, come avete visto anche dal video all'inizio, qualcosa di significativo. E chiudo con i ringraziamenti. Io credo che tutto questo sia stato possibile per la visione che è stata messa in campo, che non è nostra, è l'interpretazione che ha dato il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato di Gestione rispetto a quello che ci hanno chiesto i nostri stakeholder, e quindi ringrazio sentitamente i ministeri che sono qui presenti e che ci hanno veramente dato quel pungolo e quell'impulso fondamentale per fare ancora meglio. Ringrazio il Consiglio di Sorveglianza che ci aiuta a tenere la barra dritta in termini di indirizzo strategico e di controllo, e ringrazio in particolare il Comitato di Gestione, che ha la responsabilità poi operativa di implementare le nostre strategie, e quindi grazie anche a molti di voi che sono presenti oggi assieme a noi. E da ultimo ringrazio anche 2 organi fondamentali, che sono il Comitato Scientifico presieduto dal professor Ricciardi, che tiene ancora una volta lo stimolo di una barra alta per quanto concerne la qualità tecnico-scientifica della nostra attività di ricerca, scienziati che vengono dalle parti più importanti del mondo, che hanno degli H-index straordinari e che ci aiutano a fare ancora meglio. E come vedrete abbiamo qui alla mia sinistra il professor Mancia, anche questo comitato terzo rispetto a noi, che aiuta a selezionare i progetti e a importarli all'interno di Human Technopole. Però permettetemi di dire che le persone che bisogna ringraziare, oltre al team che ci ha aiutato a essere ospitati qui oggi, che è ovviamente il team della senatrice e il team di Laura Bruzzone e di Cecilia Cattaneo, che ci ha aiutato a organizzare questo evento, sono tutti dipendenti di Human Technopole, che ogni giorno rendono, come dire, questa realtà potenzialmente qualcosa di importante per l'Italia e per l'Europa. Grazie mille. Grazie. Grazie professor Verona. Ecco, lei ha delineato la cornice strategica entro cui si muove Human Technopole, la direzione verso cui va, partendo da un punto fondamentale che abbiamo sentito: la scienza della vita come un bene pubblico, e quindi proprio in virtù di questo non basta essere eccezionali da soli, serve appunto fare squadra, fare sistema, e da qui i suoi lodevoli ringraziamenti a chi partecipa in prima linea a questo progetto così importante. Dunque, se il professor Verona ci ha illustrato la strada, il percorso, noi adesso con il professor Zerial entriamo nel merito, nel modello, e quello che vogliamo capire è come questo modello, il modello di Human Technopole, faccia scuola per l'innovazione biomedica italiana ed europea. A lei. Grazie e buongiorno a tutti, benvenuti a tutti. Dopo l'introduzione del Presidente Gian Mario Verona vorrei approfondire alcuni aspetti dell'attività di Human Technopole durante il biennio 2024-2025, questo è riassunto nella relazione alle Camere, e vorrei offrirvi anche un assaggio un po' della visione di Human Technopole per quanto riguarda il futuro. Gli argomenti di cui vi parlerò sono
permettetevi di introdurre, specialmente anche per i non specialisti, la complessità della biologia umana e le sfide della medicina contemporanea. Vi parlerò poi un po' brevemente, prendendo alcuni esempi della ricerca di Human Technopole, per spiegarvi un po' anche il nostro modo di affrontare la ricerca, di fare la ricerca, le piattaforme nazionali, la formazione scientifica avanzata, che è altrettanto importante per creare la classe di scienziati del futuro, e per ultimo la nostra idea di trasferimento tecnologico. La complessità della biologia umana e la medicina contemporanea. Nel 2001 è stata pubblicata per la prima volta la sequenza di un intero genoma umano. Per dirvi, questi ovviamente è durato un ventennio più o meno il lavoro per arrivare a quella che considero io una sfida che era altrettanto difficile come la conquista della Luna. Era difficilissimo. Oggi tanti genomi sono stati sequenziati perché la tecnologia è andata ovviamente a svilupparsi in modo da avere molta più capacità e velocità. Sappiamo quindi che siamo identici al 99,9%. Siamo identici, ma guardateci, siamo differenti. Perché siamo differenti? Perché questo 0,1%, assieme ovviamente all'ambiente, quello che mangiamo, a cosa siamo esposti, ci rende diversi. Questo significa che dobbiamo ripensare al modo di fare medicina. E vorrei citare, quindi portarci quindi verso la medicina personalizzata e di precisione, proprio perché siamo diversi. Cito Francis Collins, un bravissimo scienziato, è stato a capo dell'NIH per tanti anni. Fino a poco tempo fa l'obiettivo della ricerca medica era quello di trovare un unico trattamento valido per tutti. L'obiettivo della medicina di precisione è invece di quello di trovare il trattamento giusto per ogni singolo individuo. Oggi, come sapete, la maggior parte dei farmaci mostra un'efficienza solo nel 30-50% dei pazienti. Quindi dobbiamo ripensare, e ovviamente questo è la medicina personalizzata e di precisione. Dobbiamo essere in grado di prevedere chi si ammalerà prima che si ammali, dobbiamo prevenire, quindi l'intervento giusto per la persona giusta, e curare, e concentrarsi non sui sintomi, ma ovviamente andare alla radice, sulla causa. Perché così complesso? Perché così difficile? È così difficile perché, pensate bene, la biologia opera su più livelli o più scale, e quindi noi siamo quello che i fisici chiamano le proprietà emergenti, cioè i sistemi biologici emergono dalle interazioni tra componenti semplici. Per esempio un gene del nostro genoma dà origine a una proteina, questa proteina interagisce con altre, da sola questa proteina fa molto poco, ed insieme crea la cellula, i tessuti, l'organismo, gli organi e l'organismo. E per capire questo tipo di complessità bisogna quindi avere un approccio interdisciplinare. E vorrei a questo punto spiegarvi un po' come vediamo noi la ricerca Human Technopole, che vorrei dire, mi sento di dire, è uno step ancora al di là di quello che si fa di solito nei vari atenei nel mondo. Allora, il problema che vi ho detto è quello di collegare le scale biologiche per capire quindi la biologia umana. Pensate che ogni scala, a livello molecolare, a livello cellulare, a livello di organismi, è un puzzle. Ogni scala quindi, abbiamo alcuni tasselli, ma ci manca la visione globale. Immaginatevi questa visione a livello di tutto l'organismo. E quindi abbiamo una visione abbastanza frammentata di quello che succede nel nostro organismo. Però abbiamo delle tecnologie, come ha detto il Presidente, abbiamo delle tecnologie oggi molto potenti. Analisi dei dati, ovviamente gli organoidi, che sono dei tessuti in vitro, la genomica. E con queste, quindi, possiamo lavorare non soltanto all'interno di ogni scala, ma collegare le scale insieme. Questa è la sfida più grande che abbiamo noi in questo millennio. Non a funzionare soltanto a livello di scala, ma collegare le scale e integrarle insieme. È questo che è talmente difficile. Per questo abbiamo ripensato a Human Technopole il modo di fare ricerca.
E quindi abbiamo coniato questi flagship research program, sono dei programmi interdisciplinari che sono strutturati quindi per sfruttare ogni competenza che abbiamo allineata per uno scopo. Quindi i genomici lavorano con i biologi strutturali, lavorano con i biologi computazionali e sono finalizzati per studiare i meccanismi alla base delle malattie. Questi sono i nostri territori: malattie cardiovascolari e metaboliche, immunogenomica e cancro, malattie del neurosviluppo, neuropsichiatriche, ciliopatie, vi racconterò un po' di questo. E abbiamo bisogno di tecnologia, intelligenza artificiale, che si trova dappertutto, incluso anche nel nostro modo di far scienza. Tutto questo per prevedere, prevenire e curare. Questi sono i nostri obiettivi. Allora vorrei darvi un esempio. L'esempio soltanto di un flagship sono le malattie cardiovascolari e metaboliche. Vado dalla parte opposta, parto dalla popolazione. Abbiamo accesso tramite la rete cardiologica, la collaborazione con gli IRCS, che è importante per noi, perché non siamo un ospedale, però dobbiamo avere accesso a dati di pazienti, abbiamo le informazioni a livello di popolazione di persone che sono affette da malattie cardiovascolari. Abbiamo la genomica, la coorte Molisani. Abbiamo poi le immagini, le immagini radiologiche, le immagini vari tipi di immagini. E le possiamo sfruttare per estrarre informazioni. Abbiamo poi la possibilità di prendere i pazienti, prendere le cellule dei pazienti, coltivarle in vitro, creare per esempio dei cuori, artificiali, semplici ovviamente, e fino a livello della molecola. Quindi siamo in grado di partire dalla popolazione e andare poi fino a livello molecolare e capire cosa sta succedendo in quell'individuo. Vorrei darvi degli esempi di casi in cui siamo effettivamente utili per la salute pubblica. Uno di questi è lo scompenso, per quanto riguarda il sistema di predire lo scompenso cardiaco. Lo scompenso cardiaco è una delle malattie a livello di cardiologia più gravi. Coinvolge 60 milioni di persone ed ha una penetrazione in aumento perché abbiamo problemi di invecchiamento, di obesità, per esempio il diabete, e quindi è una malattia che sta invadendo tutta la popolazione. Il gruppo di Emanuele Di Angelantonio, che è uno dei senior di Health Data Science della Human Technopole, ha prodotto quindi qualcosa di molto, secondo me, molto intelligente. Sono sistemi per predire non soltanto una popolazione semplice, ma vari livelli, per seguire quindi, stimare il rischio lungo praticamente l'evolversi della malattia. Quindi guardare, per esempio, in un modo, con un modello, pazienti che sono più giovani e che non hanno ancora i sintomi, pazienti che cominciano ad avere i sintomi e pazienti che hanno uno scompenso cardiaco e quindi bisogna aiutarli per scelte terapeutiche. Ecco, questo è un qualcosa di molto utile ed è immediatamente utile a livello di prevenzione per la popolazione. Un altro esempio, al di fuori delle malattie cardiovascolari, ha a che fare più che altro col cancro, il tumore della mammella. Voi sapete che i test che sono fatti, la mammografia, sono fatti a una popolazione di donne che attorno, tra i 50 e i 69 anni, e sono fatti in maniera biannuale. Il problema di questo è che è un sistema ancora inefficiente. L'intuizione di Nicole Soranzo, che è un'esperta di genomica umana, è stata quella di combinare la mammografia con la genetica. Questo ha dei vantaggi incredibili, perché significa che stratificando le persone secondo il rischio che ha a livello di genetica, noi possiamo predire se uno ha una mutazione, una certa probabilità che possa possa sviluppare il cancro della mammella. Questo significa che le donne, per esempio, ad alto rischio possono essere screenate prima, già a 45 anni, prima quindi di quello che di solito la prassi permette di fare. Ma anche screening tardivi a 56 anni per le donne che sono a basso rischio. Quindi questo è un sistema molto intelligente perché aumenta la capacità di identificare i casi effettivi, quindi 38%, e riduce anche i costi, perché significa che si fanno i test per le persone che sono a più alto rischio. Immaginate con questo sistema quante donne non moriranno per il cancro alla mammella, perché siamo più bravi a identificare quelle che sono ad alto rischio. Secondo me è un esempio incredibile di quanto risparmio anche per il servizio sanitario. E quanto risparmio per il servizio sanitario. Ma per concludere il cancro alla mammella,
Florian Hugh, che è un esperto di intelligenza artificiale che è applicata ai casi biologici, sia a cellule che anche, come vedete, a pazienti, ha ragionato in questi termini per riuscire a estrarre maggiori informazioni dalle immagini, che sono immagini qualche volta anche a bassa risoluzione, ha praticamente ha insegnato al computer a differenziare la mammella sana dalla mammella malata in uno stesso paziente. E quindi, insegnando al computer le immagini come sono diverse nei due casi, il computer così impara a distinguere qual è praticamente il tessuto che potrà generare poi il tumore, con una predizione che addirittura dai 3 addirittura ai 5 anni. 3 anni è più solido la previsione. Quindi immaginate la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per riguardare le stesse immagini che oggi guardiamo semplicemente intuitivamente, soggettivamente, farlo con l'intelligenza artificiale, quindi predire in questo caso, perché ci sono degli elementi che noi con l'occhio non li vediamo. Quindi anche questo è straordinario. Ma ci sono anche nuove frontiere da esplorare. Vorrei darvi 2 esempi della ricerca Human Technopole. Purtroppo mi scuso con i nostri collaboratori Human Technopole, non posso mostrare tutto, non posso dire tutti i nomi, c'è poco tempo. Però vi vorrei dare 2 esempi. Sempre riguardo alla ricerca multiscala, se voi pensate bene, dalle molecole alle organelli, alla cellula, al tessuto, all'organo, all'individuo, alla popolazione, cosa sta al centro di tutto questo? La cellula. È tutto là che si risolve. La cellula è ancora una frontiera ancora che noi dobbiamo conquistare. Perché è un sistema complesso, perché abbiamo 200 tipi diversi di cellule, diversi, ci sono molecole, organelli, citoscheletro, anche questo, anche la cellula stessa che noi pensiamo di capire, in realtà la capiamo ancora molto poco. È un sistema multiscala indipendente. E quindi i processi locali, immaginate una mutazione a livello di un gene, che vi fa una proteina malata, eccetera, hanno delle conseguenze globali su tutto l'intero organismo. Possiamo avere un infarto, possiamo avere il tumore alla mammella, tutte queste cose che vi ho detto purtroppo originano da una fonte molecolare. Quindi dobbiamo ancora ricevere informazioni. E qui la cosa interessante, cito di nuovo il lavoro di Nicole Soranzo, è che dobbiamo ovviamente sfruttare la genomica, perché lì le differenze tra di noi mostrano quanto siamo diversi a livello molecolare. Quindi la cosa interessante è che c'è il progetto del pangenoma umano in cui vogliamo rappresentare la variabilità genomica, non abbiamo più questo un unico genoma di riferimento, ma vogliamo averle tanti e compararli. E quindi la mappa del genoma umano deve includere la variabilità genetica di tante persone. E quindi Human Technopole è un partner, collaboratore internazionale assieme a Stati Uniti e Giappone. È importante questo perché dovete capire che queste sfide vanno risolte a livello globale. Siamo troppo piccoli, quindi dobbiamo allearci tra paesi diversi. L'altra cosa è il genoma si esprime. Il genoma è l'istruzione per fare da una cellula un intero organismo. Questo è il dogma centrale. Il genoma, il DNA, viene copiato come una fotocopiatrice, vengono fatte queste copie del gene, che è l'RNA messaggero, mRNA, e questo qua dà l'istruzione, tante copie, fanno poi tante copie della proteina che viene codificata da quell'RNA messaggero. Ma c'è una svolta. L'RNA non è soltanto RNA messaggero, ha altre funzioni. Qui vorrei raccontarvi la storia del lavoro di Piero Carninci e Magda Bienco di Human Technopole, perché hanno scoperto che 37% di RNA che non codificano proteine sono associati alla cromatina, cioè praticamente al DNA e anche le altre proteine che sono nel nucleo. Quindi siamo nel nucleo e questa interazione col DNA regola l'espressione genica. Quindi importante il genoma e la sequenza, ma sapere anche il genoma come si esprime. E tutta questa complessità è paragonabile a quella, per esempio, la complessità di una rete di metropolitane, in questo caso la rete di Tokyo. E quindi in questo caso vogliamo ancora una volta partecipare a un consorzio, Phantom 6, e Piero Carninci un leader in questo campo, per cercare di capire a livello globale queste misteriose funzioni di questi RNA che non codificano le proteine ma che fanno qualcosa di estremamente importante. Quindi spero di farvi capire che questa è un'opportunità per scoprire qualcosa di veramente di nuovo.
Esempio numero 2, il ciglio. Probabilmente tanti di voi non hanno idea di cos'è il ciglio. Mettiamola così, il ciglio è l'antenna della cellula, riceve segnali e gli dà ovviamente un ciglio molto sviluppato in un certo senso perché serve alla locomozione, è il flagello degli spermatozoi. Ma ogni cellula, quasi ogni cellula, ha un piccolo ciglio che serve a comunicare segnali. Quando il ciglio non funziona, ovviamente ci sono delle patologie. Si chiamano cigliopatie. Nel caso del rene, la polycystic kidney disease è una di queste. Ed ha ovviamente una malattia terribile. Quindi vedete la disfunzione di una proteina, di un gene che praticamente funziona nell'antenna della cellula, vi dà una disfunzione a livello macroscopico in un organo. Il gruppo di Gaia Pigino, ancora una volta un senior del nostro istituto nel campo della biologia molecolare cellulare e della biologia strutturale, ha fatto una scoperta. Ha cominciato a guardare il ciglio nel pancreas. Ovviamente qua partiamo come malattia, non il rene, ma il diabete. E ha cominciato a guardare dove è il ciglio, come è strutturato, cosa fa, e ha trovato una cosa nuova, un'interazione tra le cellule delle isole pancreatiche, quelle che producono insulina, e il neurone. Quindi qualcosa di molto nuovo che dovrà ovviamente apre tutta la strada una serie di esperimenti da fare per capire qual è questa idea della comunicazione tra un tipo cellulare che produce insulina e il neurone. Cosa direbbe oggi Rita Levi Montalcini? Sarebbe veramente eccitata di questi risultati. Tutte queste tecnologie, tutti questi esperimenti hanno bisogno di tecnologie potenti, come avete sentito, e tecnologie che devono essere anche condivise, perché sono troppo costose. E qui mi sento di dire che questo è uno degli aspetti veramente innovativi di Human Technopole e direi, come ha detto la senatrice Cattaneo prima, probabilmente abbiamo la chance di fare qualcosa di speciale, il modello italiano di condivisione delle piattaforme. Abbiamo 5 aree macroscopiche, genomica, editing genomico, quindi creare modelli di malattia, microscopia ottica, biologia strutturale, gestione e analisi dei dati. E la cosa interessante è che tutte queste vengono messe a condivisione all'interno di Human Technopole, ma anche alla comunità scientifica nazionale. E ringrazio ancora una volta veramente di cuore il professor Filippo Mancia e i colleghi che fanno parte della commissione perché dedicano il proprio tempo a valutare i progetti che sono sottomessi per accedere alle piattaforme e a fare in modo che questi progetti siano selezionati e quindi poi passati agli esperti delle nostre piattaforme nazionali che sono anche qui, che si occupano poi di svolgerli. La cosa interessante è siccome siamo in collaborazione con la ricerca Human Technopole, la ricerca a livello nazionale, ci sono sempre necessità di sviluppare altre tecnologie. Quindi le piattaforme nazionali non soltanto erogano funzioni, ma anche devono evolversi nel tempo con nuove tecnologie perché devono aiutare i ricercatori a risolvere i propri problemi. Quindi questo è un sistema di crescita delle piattaforme. E insisto sul fatto che è importante che queste piattaforme siano, il flusso di lavoro da una all'altra sia organizzato una filiera. E difatti lo sono, e non vi darò un esempio di questo, per mostrarvi che è importante che siano tutte insieme localizzate all'interno dello stesso istituto. E sarebbe impossibile fare sta roba se le diverse piattaforme fossero distribuite tra istituti diversi. Vi do un esempio di filiera. Ci sono 4 piattaforme coinvolte, la potenzialità di averne chiaramente altre, ma in questo caso parliamo di guardare il campione di un tessuto di cervello e la piattaforma di editing genomico e modelli di malattia prepara il campione. Questo campione poi viene preparato, viene sezionato e viene guardato con la microscopia ottica. Poi passa quindi la mano dalla microscopia ottica alla gestione e analisi dei dati, la bioimage analysis. Ancora una volta, intelligenza artificiale permette di catalogare in maniera molto precisa e automatica le cellule che compongono
il tessuto. E poi data handling e omics analisi analizza poi per l'interpretazione biologica. Aggiungerei altre piattaforme. Molto exciting oggi il fatto che si possono guardare addirittura con la facility di genomica i geni espressi in ogni cellula, in ogni punto di questo tessuto. È straordinaria la capacità che abbiamo, straordinaria. La formazione scientifica avanzata è Human Technopole. Le piattaforme anche contribuiscono a farla. Human Technopole è abbastanza attivo, direi, in corsi, seminari, simposi, workshop. Riusciamo ad attirare speaker internazionali. Facciamo formazione. Guardate nel 2025 quanti eventi scientifici e istituzionali di formazione che abbiamo fatto, tanti a livello internazionale, per esempio corsi EMBO, quindi è un'attività capillare in cui formiamo i giovani ricercatori in Italia, ma anche divulghiamo la capacità di Human Technopole di innovare nella ricerca a livello internazionale. Per ultimo, concludo sulle opportunità del trasferimento tecnologico. Peccato che alcuni degli ospiti del mondo politico non sono potuti restare, perché secondo me l'avrebbero trovato interessante. Il business model di Human Technopole è quello di fare ricerca, come vi ho detto, piattaforme nazionali e formazione scientifica. Tutto questo viene convogliato in questi flagship research program che sono stati fatti per studiare le malattie. Qual è il risultato di tutto questo? Pubblicazioni scientifiche, ma anche opportunità per brevetti e start-up. Siamo giovani, nati nel 2022 come laboratorio, quindi non abbiamo ancora tanto, ma stiamo incubando le nostre idee. È importante anche l'opportunità di fare delle start-up, anche l'opportunità di fare collaborazioni con la comunità scientifica, con la clinica e con l'industria, perché Human Technopole non è isolato, ma si inserisce in un contesto scientifico nazionale e quindi vogliamo collaborare con i nostri partner. Quali sono le opportunità per la ricerca traslazionale? La ricerca indisciplinare, secondo me, è nobilitata dal fatto che in comunicazione con la ricerca clinica. I clinici ci offrono i problemi clinici da risolvere. E cosa possiamo fare noi? Possiamo creare delle risorse, quello che direi piuttosto in inglese, asset, modelli rilevanti della malattia. Fare le cose ancora una volta che sono rilevanti perché i clinici te lo stanno dicendo, che quello che stiamo facendo è rilevante per la malattia. Identificazione di nuovi target. Questa è una cosa veramente che non viene capita tanto in generale. L'industria ha un enorme problema. Tutti i fallimenti che sono costati ovviamente grossi investimenti per avere pochi farmaci rispetto a tutti i farmaci tentati rendono l'industria molto cauta nell'avventurarsi in nuovi progetti. Quindi noi possiamo offrire all'industria dei target validati, che sono dei target di riferimento per un'applicazione industriale. E poi possiamo sviluppare nuovi terapeutici biologici. Secondo me questa è la prima volta, che succede che la comunità scientifica che non lavora nell'industria ha l'opportunità di sviluppare dei terapeutici biologici. Noi nel nostro laboratorio lo possiamo fare. Non dobbiamo semplicemente fare soltanto con la chimica, lo possiamo fare perché possiamo identificare dei biologici che sono dei potenti manipolatori E quindi questo significa che possiamo lavorare con l'industria e si chiude il cerchio virtuoso con la ricerca clinica. Ecco, questa è la nostra visione e le tecnologie delle piattaforme sono anche un supporto per questa ricerca traslazionale. E qui vorrei darvi in anteprima la novità che stiamo preparando, una nuova unità per high context screening, quello che possiamo fare quindi da un saggio che, come vi ho detto, è per le malattie, possiamo miniaturizzarlo, renderlo screenabile tramite la gestione robotica e dalla robotica poi possiamo screenare con la microscopia automatica 24/7 librerie chimiche di genomica e quindi esplorare all'interno di questo modello di malattia come possiamo correggere determinati difetti, con l'idea poi di usare analisi di immagine e intelligenza artificiale per analizzare poi i dati. Chiudo col fatto che quello che possiamo fare quindi è puntare
ai terapeutici macromolecolari, i farmaci del futuro. Vi ho detto dell'RNA messaggero, ci sono vari tipi di RNA che manipolano in qualche modo il sistema cellulare, proteine, anticorpi, editing genomico. Possiamo veicolarli con sistemi che sono per esempio le nanoparticelle lipidiche, quelle che avete avuto per esempio nel caso del vaccino Covid, e quindi portare all'interno delle cellule dei terapeutici che noi proviamo in laboratorio e che possono essere i terapeutici che diventeranno un giorno dei farmaci macromolecolari. Tutto questo quindi l'idea è sì per la medicina personalizzata, la medicina giusta, per la persona giusta, al momento giusto e aggiungerei anche al posto giusto. Spero di avervi convinto che questa è un'alba. Grazie professor Zerial per aver voluto condividere con noi la passione del suo lavoro. Insomma, ci ha incuriosito tantissimo. Quello 0,1% di differenza tra tutti quanti noi che crea insomma molta curiosità, e poi davvero siete un portento, cioè per chi come me è fuori da questo mondo, che ecco, lo può raccontare ma non viverlo come lo vivete voi, è davvero un'esperienza. Eventi del genere devono essere opportunità ripetute più volte nel tempo. E allora io penso che tutti i ricercatori e chi lavora nelle università abbia sete di partecipare a questo progetto e di utilizzare le vostre piattaforme nazionali. Come ci si accede ce lo spiega meglio il professor Mancia. Anzitutto, momento di critica verso Marino. Io come faccio a parlare dopo aver sentito questa meraviglia scientifica? Vabbè, I'll do my best. Tanti anni all'estero, un inglese, metto dentro inglese in italiano con una frequenza abbastanza probabilistica, ogni tanto uno, ogni tanto l'altro, e vi chiedo scusa per questo. Rimango italiano, rimango milanese e soprattutto italiano, quindi è un onore essere qui a poter dare anche un piccolo contributo al sistema scienza italiana. Siamo tanti all'estero, non siamo cervelli che sono fuggiti sbattendo la porta, ci teniamo da morire all'Italia, sul serio, nessuno di noi ha un vested interest nel sistema italiano, è un piacere poter fare qualcosa per il Paese. E quello che vi voglio, e uso un plurale un po' maiestatis, verrò a questo nella terza slide, voglio raccontare un pochettino come è nato il processo della valutazione. Abbiamo questi gioielli, come riusciamo a regolare il flusso e selezionare i migliori progetti. Quindi voglio presentare il problema, raccontare un pochettino delle soluzioni iniziali e poi passare un pochettino a dare dei dati sull'input, sull'impatto sul sistema Italia, della ricerca Italia, di quello che è stato fatto in quest'ultimo anno e mezzo, e offrire una visione anche personale di quello che è l'unicità di questi 5 gioielli e quali sono le opportunità, secondo me, secondo noi, per il futuro. Allora, io ho l'onore di parlare qui a nome di una commissione che è stata messa insieme dalla direzione ministeriale, direzione del Tecnopol. Queste sono 9 persone, sono 8 più il professor Ricciardi ex ufficio, che non avevano mai lavorato insieme. È stato un privilegio, se non fosse peraltro per poter conoscere queste 9 persone e lavorarci insieme. Non è un caso che i 3 italiani che con me fanno parte di questa commissione siano qui in sala oggi. Ribadisco, non importa se siamo a New York, 2 di noi, o a Londra, altri 2, noi rimaniamo italiani e ci teniamo al sistema. Il lavoro non sarebbe stato possibile senza uno staff amministrativo, e abbiamo qui in rappresentanza il dottor Eugenio Fava, che è lì in fondo, uno staff amministrativo di Human Technopol che è a dir poco eccezionale, e non lo dico giusto perché lo devo dire. Ogni meeting, io e Arianna, la mia vice chair, ci incontriamo con lo staff del Technopol ogni 2 settimane e poi con tutto il comitato una volta ogni 2 o 3 mesi, e sono meeting
divertenti, sono stimolanti intellettualmente, in cui uno può essere se stesso. E ve lo giuro, in questo momento in particolare, questo rappresenta un breath of fresh air, una boccata di ossigeno in un mondo nordamericano un pochettino, come si suol dire, più problematico. Quindi un grande ringraziamento allo staff del Technopole. E voglio anche ringraziare un gruppo di giovani, di maggior parte giovani, un 53 revisori scientifici esterni, non c'è nessuno in Italia, li abbiamo scelti, li abbiamo invitati, penso che oltre il 90% hanno accettato il nostro invito, che rappresentano una barriera di integrità scientifica nel valutare i progetti. Non sono la commissione, non sono i ricercatori, stanno in mezzo e valutano i progetti e danno un punteggio. L'insieme di questo gioco di squadra è quello che permette poi l'accesso alle piattaforme e che mi permette di essere qua a presentare dei risultati che io trovo exciting. Allora, quello che vi presenterò in questi pochi minuti fa parte dei primi due caselle, cioè ho un'idea, voglio avere accesso alle piattaforme nazionali, come faccio? E questa è la 1 e poi io lo faccio e cosa succede in quella fase. Quello di cui vi parlo è solo un piccolo parte di tutto il sistema in cui implica andare al Technopole con i campioni, implica un'interazione, questa è una cosa molto importante, un'interazione stretta tra il ricercatore nazionale e lo staff del Technopole e un rendiconto delle attività che in maggior parte per noi, voglio dire, la valuta nostra, poi ultimately sono i fondi che uno riesce a portare a casa e soprattutto le pubblicazioni che riesce a fare. Quindi perché questo possa funzionare, l'intera macchina deve funzionare. Focalizziamoci sui primi due punti. Allora, abbiamo questi 5 gioielli, grazie Marino per averli introdotti, verrò poi a parlarne un pochettino più in dettaglio dopo. La commissione è stata messa insieme all'inizio del 2024 e con una tavola rasa dicendo abbiamo queste 5 piattaforme, oltre metà del loro tempo deve essere dedicato alla comunità nazionale, come fare, come si fa l'accesso e come si fa una valutazione che deve essere scientificamente rigorosa e il più possibile unbiased. Questa era la tavola rasa e anche lo stimolo intellettuale che ha stimolato a noi di far parte di questa commissione. Tutti noi con esperienze diverse, sia di large infrastructure a livello europeo che di NIH, di valutazione di progetti al National Institute of Health americana. Non ci conoscevamo, ci siamo seduti in una stanza, in un certo senso, per usare il solito metafora, i nostri hanno chiuso la porta, buttato la chiave e detto adesso, now you guys, you figure it out. Ok? That's what we did. Ci siamo messi a tavolino, abbiamo fatto errori. C'è stata un'umiltà, nel senso che si possono fare errori, non bisogna pensare di saper tutto, li abbiamo fatti, li abbiamo cercati di correggere, non c'è morto nessuno. Il bottom line è una procedura che ha una continuità durante l'intero anno, di tutti i 365 giorni dell'anno. Uno può sottomettere il progetto per approvazione, siamo qui a sinistra. Abbiamo seguendo il modello dell'NIH, abbiamo 3 periodi di valutazione, una volta ogni 4 mesi. È importante che la ricerca d'avanguardia progredisca velocemente perché è un ambiente molto competitivo. Ed è fondamentale che uno possa valutarle l'impatto scientifico, quindi l'impatto scientifico e fattibilità. Quindi nei criteri di valutazione che avevamo messo in piedi, anche qui di nuovo seguendo il modello IRC e il modello NIH, è l'impatto scientifico che deve venire in primis. Impatto scientifico, innovazione e la fattibilità dell'approccio. Messi insieme tutto il processo che sembra complesso, ma abbiamo cercato di semplificare il più possibile per renderlo il più efficiente, il più veloce possibile, mantenendo sempre ovviamente la significance scientifica in primis. Noi riusciamo tra le 8 e le 12 settimane, cioè tra i 2 e i 3 mesi dopo quel click che avviene inevitabilmente in qualsiasi angolo del mondo, di solito 5 se non 10 minuti prima della deadline, questo fa parte dell'essere uno scienziato, sempre
le cose vengono fatte all'ultimo perché uno cerca sempre di presentare il miglior progetto possibile. Noi tra i 2 e i 3 mesi riusciamo a passare da quel fatidico click all'inizio dell'esperimento nella piattaforma nazionale. I criteri di approvazione, cioè di avere accesso o meno alla piattaforma, sono in primis il merito scientifico. Il progetto deve essere exciting, deve essere innovativo, deve essere fattibile e ci deve essere una capacità sufficiente nelle piattaforme nazionali. Questo l'abbiamo costruito, l'abbiamo rodato in un paio di rounds tra fine 2024 e l'inizio di 2025 e vi presento adesso i risultati di tutti i 5 rounds, 2 piloti più 3. Allora abbiamo ricevuto in totale 430 proposte dalla comunità nazionale. Io sono ovviamente sono delighted, sono deliziato da questi numeri. I numeri sono adesso più vicini al 600, io però non sono stato autorizzato a presentarvi i dati freschi perché non li abbiamo ancora comunicati agli utenti, quindi mi limiterò a quello che tutti già sanno. Questa è la distribuzione dei progetti per facility. La comunità dei biologi strutturali, la comunità che ovviamente mi sta a cuore a me come biologo strutturale, e ho avuto il privilegio di venire anche a conoscenze con altre comunità, nonché di una comunità di genomica che è molto forte sul territorio nazionale. E questo in un certo senso si vede nella distribuzione dei progetti. È interessante che ogni facility delle 5 ha avuto un numero consistente e abbondante di progetti e vediamoli un attimo l'evoluzione del tempo. Questi è i progetti in blu proposti, in verde usiamo il termine sbagliato, finanziati, cioè che hanno avuto accesso dalle 2 fasi pilote e le 2 fasi iniziali del 2025. Allora, abbiamo iniziato con una situazione in cui la maggior parte dei progetti in fase pilota, le piattaforme nazionali, non erano particolarmente conosciute e dopo le 2 fasi piloti lo vedete subito che il rapporto tra proposta inviata e proposta ammessa è passata velocemente intorno al 50% e si è adesso stabilizzata e si stabilizzerà in quello che io reputo una fascia salutare, healthy, di intorno al 30%. Allora, se uno finanzia tutto, fa arrivare tutto, non riesce a scremare la qualità. Se uno va sotto il 15-10%, l'errore che uno fa sulla valutazione ha un impatto enorme e inevitabilmente un bias, tutti noi in qualche modo abbiamo dei bias, in qualche modo questi hanno un impatto determinante. In termini di NIH uno sopravvive nel sistema se la funding rate dei grant è 15-20% o sopra del 20%, sotto il 10% iniziano a essere veramente un terno all'otto. Quindi riuscire a stabilizzare il sistema intorno al 30%, secondo me, dove noi vogliamo essere, dove ci troviamo. I numeri qui, secondo me, sono numeri impressive, visto che si fa questo da 1 anno e mezzo, sono numeri che stanno ovviamente crescendo e questo avrà delle inevitabili complicazioni, darà seguito a inevitabili frustrazioni e va bene così, di nuovo, si possono fare errori, ci si modella, ci si adatta e non ci muore nessuno. E comunque, so far so good. E so far so good, lo dico, questa forse è la slide più importante. Allora, uno clicca al suo progetto, il progetto arriva allo staff del Technopole decreta la fattibilità o meno e soprattutto essere stati fedeli alle regole, cioè che il progetto sia delle dimensioni giuste, abbia tutti i criteri per ammissibilità, e poi viene mandato ogni progetto a 2 o a 3 valutatori esterni, predominantemente della categoria junior. È importante questo perché noi ovviamente siamo qui anche per sviluppare e per aiutare
la generazione futura, per un revisore esterno che lo fa fondamentalmente pro bono, avere questa riga di Human Technopole, di valutazione di un progetto di scala nazionale è molto importante. Io l'ho visto adesso in lettere di promozioni che ho dovuto fare, conta, quindi è un meccanismo di feedback reciproco. E vediamo qua che se noi facciamo una distribuzione dei punteggi, questi sono i raw data, punteggi da 1 a 9, questa è la scala NIH, in cui a sinistra c'è i migliori e a destra c'è i peggiori, vediamo che la media e la mediana sono intorno al 3. Questo vuol dire che i progetti sono di qualità tra il molto buono e l'eccellente, di media. E questo sono, ribadisco, valutati da revisori esterni distribuiti su tutto il mondo, dall'Asia agli Stati Uniti. Questo è un bellissimo risultato, secondo me, che vuol dire che il sistema paese che noi stiamo leveraging, con cui stiamo lavorando come Human Technopole, c'è un potenziale pazzesco di esperimenti che vengono proposti su tecnologia che sono all'avanguardia, di qualità eccezionale. Questo mi rende molto contento. Distribuzione geografica. Anche questo, uno può entrare in questa arena dicendo ma certo sarà Lombardia e Lazio. No, non è tutto Lombardia e Lazio, abbiamo conquistato quasi tutte le regioni, non potrei dirlo, ma anche la Calabria è caduta delle piattaforme nazionali, ce ne mancano 3, ci arriveremo. Da mezzo marchigiano, questo ovviamente, che le Marche siano lì, mi rendono proud. I giovani e i senior, l'Italia è un paese pieno di baroni, no. Guardate la distribuzione, 65% established investigators, 35% junior investigators. Noi abbiamo lasciato un tetto al 50% disponibile per i junior, quindi nessun junior è stato sacrificato per un senior. Per non parlare poi di un dato che neanche dovremmo discutere, infatti non lo discutiamo, 50-50 boys and girls, fantastico, giusto che sia così, e meno male che è così. Ovviamente è un'interazione che va sui due lati, da una parte hai questa tecnologia d'avanguardia, dall'altra parte hai l'utente, come il cliente in un ristorante, se vogliamo usare l'analogia di TripAdvisor che uso spesso facendo vedere questa slide, ha diritto a fare un feedback sul servizio che ha ottenuto, sia della procedura di valutazione che della scienza che ha fatto, e stiamo vedendo che se questo in effetti fosse un ristorante, fossimo su TripAdvisor, noi a questo ristorante ci andremmo a mangiare, questo. Se il 5 è il meglio, la valutazione, questo è un feedback anonimo che noi abbiamo fatto dopo i 2 pilot runs, e i risultati di nuovo fatto sui primi 239 progetti. Again, noi non ci sediamo, non è che se uno si siede è finito e si siede sugli allori, però tutto sommato non è andata, penso che non sia andata male fino adesso. Ma a livello più concreto, cos'è il vantaggio competitivo che si dà a un ricercatore che va a utilizzare una piattaforma nazionale? Sono i grandi classici con qualcosa che è piattaforma nazionale specifica. L'aspetto piattaforma nazionale specifico è l'accesso a queste competenze avanzate. Questi 5 sono gioielli sia nella tecnologia che nella qualità delle persone che le gestiscono. Io vengo da me in laboratorio, i miei mi dicono noi vorremmo collaborare con Tizio e Caio a Human Technopole in piattaforma nazionale. Perché non? Io ho detto no, non possiamo, c'è un conflitto di interesse e siamo negli Stati Uniti. Ma non potrei, no. È che vado a Memphis, in Tennessee, dove sono stato a novembre a fare al miglior ospedale pediatrico al mondo, di St. Jude's. Una persona che io non conoscevo mi dirà, ma ho visto, tu hai da fare con Milano, noi stiamo cercando vorremmo reclutare Tizio Caio di questa piattaforma. Okay? Quindi questo è il livello. Quindi l'accesso di tutto un paese a una piattaforma, a tecnologia e expertise, questo non è per tutti, quindi questo è number one. E 2, i grandi classici. Scienza porta a soldi, ovviamente senza i soldi non si fa ricerca, quindi o dati preliminari o progetti di finanziamento, e la valuta del ricercatore, che è divulgare i risultati nella comunità, pubblicazioni. Non solo, ma anche questa interazione
i dati e interazioni con lo staff del Tecno permettono lo sviluppo di nuove collaborazioni, che possono essere sia a livello accademico che sia andando avanti anche a livello di industria. E ovviamente siamo tutti, anche ricercatori di base, abbiamo un interesse in questo. Quindi, se noi dovessimo fare un'analisi dall'alto, ma cos'è che le rende così speciali? Perché sono qua e sono excited di presentare questi dati? È proprio avere il punto chiave, secondo me, è avere sotto uno stesso tetto questi cinque gioielli che permettono una ricerca integrata. Io posso sequenziare un genoma e identificare una mutazione rara su un canale del calcio che mi regola il battito cardiaco. Posso andare a studiare la funzione in condizioni fisiologiche non mutata o patologiche mutata di questo canale a livello molecolare, biologia strutturale. Posso poi dirmi, ma il tuo canale l'hai studiato in isolamento, così funziona una buona parte della biologia strutturale. Cosa succede nella cellula? Posso andarlo a vedere con la microscopia ottica all'interno di una cellula. E poi posso pormi l'ambizione di andare a cercare di curare questa mutazione e posso farlo costruendo dei modelli che a tutt'oggi diventa progressivamente più semplice e più alla portata di tutti, e fare organismi e cellule e organismi di questo modello di malattia. E poi posso portare tutti insieme con una gestione e un'analisi dei dati accurata. Il poterlo fare tutto sotto lo stesso tetto offre la possibilità di sinergie che in altre circostanze non sono possibili. Vi faccio di nuovo un nostro esempio. Noi siamo dei biologi strutturali, l'ultima a destra. Ci interessa ovviamente meccanismi di malattia. Io posso avere accesso a tutte queste 5 negli Stati Uniti, ma me lo devo inventare io. Devo avere il collaboratore in California, devo avere un altro collaboratore a Singapore, devo gestire l'accesso ai microscopio a Columbia o lì vicino, alcuni li pago, altri no. Il network me lo devo gestire io e lo devo finanziare o meno io, e ho inevitabilmente una perdita di competitività e di efficienza rispetto a un modello sinergistico integrativo sotto lo stesso tetto. L'altro punto interessante, e il penultimo che voglio fare, è la bidirezionalità dell'interazione. Queste sono facility a cui hanno accesso tutto il sistema paese. E il feedback del sistema a livello scientifico, stiamo leveraging tutta l'Italia in Tecnopole e viceversa. I ragazzi, lo staff della biologia strutturale impara dagli esperimenti che vengono effettuati e vengono ideati su tutta l'Italia. Allora, anche per dimensioni più ridotte dell'Italia rispetto agli Stati Uniti, in una situazione statunitense questo non è possibile. Il nostro New York Structural Biology Center, dove noi facciamo gli esperimenti di biologia strutturale, hanno accesso le università di New York. Così l'abbiamo portata su scala nazionale. Se c'è un ricercatore X in una regione Y con un'idea trasformativa, questa converge e c'è un meccanismo di feedback con lo staff della facility. Perché questo è importante? Perché questo è trasformativo? In un momento, e con questo chiuderò, in un momento in cui noi possiamo metterci al computer e disegnare dei leganti proteici con un'accuratezza e un success rate 1 a 10, 2 a 10, non stiamo più parlando di screening di milioni di molecole. Noi facciamo un esempio. Abbiamo un glioblastoma, uno dei tumori più drammatici, e identifichiamo una molecola, una proteina sulla cellula del glioblastoma che è espressa solo in glioblastoma. Noi possiamo disegnare al computer con accuratezza, con una precisione anche solo 2 anni fa inimmaginabile, una molecola che si leghi a questa proteina unica del glioblastoma e stimoli una risposta del sistema immunitario. Voi dite, va benissimo, però tanto nel cervello non ci entra. Noi possiamo andare a livello della membrana
delle membrane della barriera ematoencefalica e possiamo disegnare al computer dei leganti per molecole espresse sulla barriera che ci permettano di entrare dentro il cervello. Quindi possiamo disegnare dei binders bifunzionali, una per il tumore, una per entrare nel cervello, con un livello di precisione che solo 6 mesi fa non era possibile. E quindi questo ovviamente è grazie anche all'impatto dell'intelligenza artificiale e ci permette per la prima volta di colmare il vuoto tra le scienze molecolari, cioè quelli come noi che stanno a vedere le arginine che si muovono, gli singoli aminoacidi che si muovono, e la potenzialità terapeutica. Poterlo fare tutto sotto lo stesso tetto, a questo livello di eccellenza, è per il Paese, secondo me, un'opportunità da non perdere. Io sono honored con gli altri miei colleghi, di poter essere qui a godermi la qualità dei progetti che vogliono avere l'accesso. E per chiudere, riassumo questi punti, vi ho fatto vedere un po' in maniera schematica come funziona. Ho presentato a livello di statistica la qualità dei progetti. Penso che ça va sans dire che ci sia un impatto importante sulla comunità nazionale e vi dico da ricercatore estero che questi sono dei gioiellini unici cui we have to treasure them, bisogna averne cura e svilupparli. Thank you, grazie. Grazie professor Mancia, affascinati anche da quello che ci ha appena detto e che poi il fatto che sia un accademico che viene dall'estero che ci presenta un progetto del genere ci inorgoglisce ancora di più. E poi ecco i numeri che ci ha presentato, soprattutto quel 50-50 boys and girls che ci piace tanto, ma comunque numeri altissimi ci fanno capire che siete una best practice davvero da replicare nella gestione delle infrastrutture di ricerca. E poi sempre nell'ottica quando si parla di valutazione di questi progetti, di un forte equilibrio tra merito, qualità e poi responsabilità e innovazione. Grazie al professor Mancia. E adesso il punto di vista di chi queste strutture le utilizza e perché la comunità scientifica ha bisogno di una realtà come questa, diamo la parola al professor Giuseppe Rimuzzi. Grazie. Buongiorno. Il 22 aprile del 1863 gli Stati Uniti erano in piena guerra civile e il presidente Lincoln, che avete appena visto, firma un decreto che si chiama Morrill Act, in cui viene istituita la National Academy of Science. Ne parla al Congresso e molti erano contrari. L'argomento era: perché occuparsi di scienza in un momento così difficile? E Lincoln, per dare un futuro alla nazione. In India l'hanno capito subito, naturalmente dopo qualche secolo, ma l'hanno capito molto bene, hanno capito che la ricerca la fanno i giovani, hanno creato milioni di possibilità con borse di studio per i giovani e soprattutto hanno incentivato chi vuole continuare a coltivare la scienza dopo la scuola. Hanno capito in Brasile, c'è un esempio bellissimo di scienziati che avevano detto: vogliamo sequenziare il genoma, pensate, in Brasile, e la gente diceva non ci riusciremo mai. Invece il governo ha destinato dei soldi, il lavoro è stato pubblicato su Nature, adesso il Brasile ha 200 giovani studiosi in 35 laboratori che di genoma ci capiscono e partecipano a un progetto che catalogherà i geni del cancro. Pensate, erano partiti a fare qualcosa nelle piante e gli hanno detto non ci riuscirete, ci sono riusciti. In Africa c'è un gruppo in Marocco che deriva dal Pasteur, c'è un gruppo in Nigeria di persone che si occupano di genomica delle malattie infettive.
c'è un gruppo di ricerca medica in Kenya, c'è un istituto di scienze biomediche in Zimbabwe, ci sono gruppi che si occupano di genomica e biologia cellulare in Sudafrica e il Lancet ha sponsorizzato dal punto di vista di aver fatto molti articoli che hanno poi incentivato i governi locali a investire in genomica e biologia strutturale. Ci sono addirittura 100 laboratori in Africa che hanno seguito le indicazioni del Lancet in questo campo. E noi? Io devo dire, lasciatemelo dire, perché non ce la faccio a non dirlo, è un pochino un peccato che però i politici vengono, fanno la loro cosa e poi vanno via e rimangono a parlare tra loro quelli che sanno già le cose. Io vi sto dicendo niente di nuovo, a parte il fatto che questo non è il momento di fare critiche perché i politici hanno fatto delle cose straordinarie per Human Technopolo, però è un peccato che i politici vanno via. Beh, insomma, noi siamo un po' così, no? Eravamo così anche allora. Quando ho avuto occasione di parlare con il direttore dell'Enset, una delle menti più brillanti in campo di medicina e di scienze della vita in Europa e nel mondo. E io ho detto al direttore dell'Enset quello che mi sarebbe piaciuto dire ai nostri politici oggi. Guardate, noi purtroppo siamo così, a parte la meraviglia a cui stiamo assistendo oggi. E il direttore dell'Enset, Richard Horton, mi ha detto: ma come? Una volta gli inglesi venivano a studiare in Italia. E mi diceva, il nostro grande Harvey, quello che ha scoperto che il sangue circola, sapete, una volta non si sapeva che il sangue circola, non ci sarebbe mai arrivato se non fosse stato a Padova, alla scuola di Fabrizio d'Acquapendente di Casserio. Casserio era un anatomico che disegnava così. Pensate, farsi operare da un chirurgo che disegna così. Però lui era a Padova e quando ha fatto il concorso per essere professore di chirurgia, non l'hanno fatto vincere il concorso a lui. E questa, insomma, all'Università del Seicento aveva anche lei i suoi problemi. E Harvey non è stato il solo. Mi diceva Richard. Richard dice: guardate che la vostra cucina, abbiamo sentito parlare della nostra cucina da mancia, è la migliore del mondo. Il vostro vino non ha pari. Per fare un vino così servono competenze, tecnologia, passione, amore, tutto quello che serve per fare della buona scienza. Il segreto del successo è nella vostra storia, dovete solo riscoprirla e crederci. E io penso, sì, sarebbe bellissimo, ma come fare? Era il tempo in cui parlavamo con Enel Cattaneo di questa idea, di questo finanziamento enorme che c'era, perché tenete presente che questo Human Technopolo è figlio dell'impegno del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Economia, di tutti i funzionari che hanno lavorato qui e a cui siamo estremamente grati e, lasciatemi dire, forse ancora di più di Elena Cattaneo. E in quei giorni lì in un articolo scrivevo: forse si potrebbe pensare a un grande investimento pubblico da dedicare a una grande infrastruttura di ricerca che non abbia confini, sia capace di creare sinergia fra accademia, grandi ospedali, istituto di ricerca e industria, al sud come al nord. E quando ho scritto questa cosa, la gente diceva: sì, sono delle belle parole, ma il governo non metterà mai a disposizione tanti soldi così per far crescere la ricerca del nostro Paese. Non è vero? Un investimento pubblico di queste dimensioni c'era già stato ed era per legge. Adesso avete sentito cosa è diventato questo grande investimento pubblico. Eravamo sulla strada giusta e in più c'è stato un decreto di cui avete sentito parlare oggi che incoraggiava Human Technopolo a stabilire una convenzione con i ministeri fondatori che avrebbe dovuto garantire ai ricercatori e infrastrutture di Human Technopolo che potessero diventare una risorsa di tutto il Paese. Quindi c'è stato un grande investimento e c'è stato l'impegno
di Elena, che ha trascinato dietro tantissimi ricercatori, incluso nel mio piccolo anche me, e le persone dicevano sì, ma questi sono buoni propositi. No, non è vero. Come avete visto è già successo, e in questo momento vorrei dirvi senza tanti giri di parole che questo per il nostro Paese è un miracolo. Avete sentito delle piattaforme nazionali, avete sentito che i progetti di ricerca arrivano da ogni parte d'Italia, ci accede chiunque voglia e ne abbia le capacità, e i ricercatori, io parlo per i nostri ricercatori che si sono cimentati con le application, con le piattaforme, che hanno avuto il feedback, trovano collaborazione, trovano disponibilità. Guardate, collaborare è una cosa bella, tutti parlano di collaborare, si sente in tutti, ma è difficile. Il professor Mancia vi ha fatto capire cosa vuol dire essere a San Francisco, telefonare a Boston, trovare uno a Shanghai e poi l'altro, e poi lo risponde al telefono e quello lì non c'è, e l'altro gli scrive una lettera ma non ti risponde. Insomma, collaborare è una cosa bella, ma è difficile. E qui i ragazzi quello che mi dicono è: troviamo gente che vuole collaborare, troviamo disponibilità, troviamo voglia di fare e fare insieme. Ed è una cosa bidirezionale, non è che si va lì e si dice ho bisogno di questo e loro ti dicono sì, però anche noi vorremmo. Insomma, è una cosa veramente... Lo fanno ricercatori affermati, lo fanno giovani e meno giovani, ma lo possono fare anche persone all'inizio della loro carriera, purché abbiano una buona idea. Guardate, questa è una cosa straordinaria, perché tutti gli altri campi, in tutte le altre application, uno deve avere questo, deve avere l'altro, deve avere questo index, deve avere quell'altro, il PhD, e 2 anni di PhD, e il numero di scarpe. In un istituto di 600 persone trovi 3, ma poi non c'è il numero di scarpe, e allora trovi uno e devi sperare che l'uno vada bene. Lì no, basta che uno abbia una buona idea. E Human Technopolo ha un altro grande merito, l'avete sentito da Marino, l'avete sentito da Filippo, ci sta raccontando qualcosa che non sapevamo. Human Technopolo ci sta raccontando com'è davvero la ricerca in Italia. Non lo sapevamo. Avete visto i gruppi eccellenti che hanno presentato dei progetti di ricerca, e pensate che ci sono dei progetti di ricerca che sono stati classificati come eccellente, ve lo dico perché è capitato a noi, che poi dopo non erano abbastanza eccellenti per riuscire a entrare nella approvazione per poterlo svolgere questo progetto. Quindi ci sono anche degli eccellenti che restano fuori. E poi tutto questo ha consentito che si avverasse un sogno: vedere i nostri giovani tornare qui, dopo essere stati all'estero e aver imparato tutto quello che c'è da imparare. Qui c'è Marino che è tornato dall'estero, e avete sentito tutti quelli, avete visto quelle frecce con tutti quelli che dall'estero vengono qua. Avete sentito che Filippo è entusiasta di tornare a collaborare con noi, come succedeva un tempo quando gli inglesi venivano a studiare in Italia. Grazie. Grazie professore per questo racconto che è partito da radici lontane ma che poi è approdato qui nel nostro incontro, e anche lei ci ha affascinato con le sue parole. Grazie davvero. E adesso, dove si inserisce Human Technopole? In un'area meravigliosa che è quella del Mind di Milano, Milano Innovation District. Lo vogliamo conoscere meglio attraverso le parole del dottor Igor De Biasio. Grazie intanto, grazie a tutti, grazie dell'invito, grazie a Gianmario, a Marino, a tutti voi presenti. Io devo dire che ho l'onore di aver conosciuto Human Technopole 7 anni fa, quando ho iniziato a guidare la società del MEF che si chiamava Arexpo, oggi Principio, che è la proprietaria delle aree di Expo 2015, che sta guidando la rigenerazione di quell'area che oggi è nota in Italia e nel mondo come MIND, cioè Milano Innovation District. Il valore di Human Technopole, che io ho visto crescere nel tempo, e mi ha ricordato un po' Mandela. Mandela diceva sempre: io non perdo mai, io vinco o imparo.
Ecco, diciamo che attraverso anche alcuni errori o alcune mosse non perfette, Human Technopole ha saputo crescere e oggi ha un valore che è stato espresso nelle relazioni precedenti, ma che per noi in Mind ha un valore duplice. Nel senso che Human Technopole dà valore a Mind perché è uno dei motori di Mind, ma allo stesso modo Mind crea occasioni di valore per Human Technopole e quindi è bidirezionale. Perché? Perché Mind è un grande ecosistema dell'innovazione, in questa grande area di 1 milione di metri quadrati, immaginatevela più o meno per 1 chilometro e passa del vecchio Decumano, per 1 chilometro o poco meno del Cardo, dove abbiamo grandi eccellenze pubbliche, Human Technopole, l'Università Statale di Milano che sposta 22.000 tra ricercatori e studenti, e per chi passa da Milano oggi dalle autostrade che vanno verso Varese o Torino vedete questi grandi edifici che sono in completamento. Penso al CNR che ha proprio deciso pochi mesi fa di venire a posizionare qualche centinaio di ricercatori proprio su tematiche legate a quelle di Human Technopole in Mind, ma penso anche all'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, che è un ospedale privato ma di rango IRCS con una parte di ricerca con l'università, che vede già lì ogni giorno 5.000 persone tra pazienti, ricercatori e dipendenti dell'ospedale. Cosa si affianca a queste grandi realtà che sono nella parte nord di quel disegno? Si affianca tutta la parte sud, che è quella dedicata alle imprese private, quel concetto di pubblico-privato di cui abbiamo sentito parlare prima. Illumina ha posizionato la base Sud Europa, AstraZeneca l'headquarter, Bayer sposta l'headquarter nelle prossime settimane, a cui si accompagnano tante altre realtà, pensa a Bio for Dreams, uno degli acceleratori più interessanti oggi nel panorama italiano e non solo, e grandi player internazionali che vengono in Mind per aiutare la nascita e la crescita di start-up. Penso a un nome, ne faccio solo uno, ma credo che sia significativo: Skydeck, l'acceleratore di Berkeley che ha realizzato in Mind Skydeck Europe. E quindi Mind diventa non solo un luogo che racconta un'altra storia rispetto allo storytelling per cui in Italia non si può fare ricerca, Human Technopole testimonia al contrario. Non solo gli italiani possono fare ricerca, ma addirittura dall'estero vengono stranieri o italiani di ritorno, ma in Italia in Mind si può fare impresa, si può fare start-up, si può arrivare poi a crescere verso scale-up attraverso anche grandi acceleratori internazionali che scelgono di venire in Mind e accelerare non solo realtà italiane ma straniere che vengono in Italia. Quindi Mind oggi è un caso unico che stiamo provando a replicare. Per darvi solo un numero, è un investimento da 5 miliardi di euro, è realizzato al 40%, sarà finito nel 2032. Oggi 10.000 persone ogni giorno lavorano e fanno ricerca in Mind, nel 2032 saremo 70.000. Quindi in pochi anni abbiamo realizzato una media grande città italiana, ma fatta da giovani, da ricercatori e da talenti che dal mondo vengono a fare ricerca qui. Un altro numero, che è l'1,8%, il progetto Mind Ambrosetti ha stimato che rappresenterà Mind la crescita, cioè l'1,8% della crescita di PIL italiano dal 26 al 32 è data da Mind. Quindi noi insieme rappresentiamo il 2% della crescita del paese Italia dei prossimi 7 anni. Quindi grande responsabilità, ma fa anche capire che questo paese può essere ambizioso, che credo sia un po' il fil rouge che lega tutti noi. Mind è oggi uno dei grandi ecosistemi nel mondo. Perché? Perché siamo stati tutti insieme ambiziosi e insieme lavoriamo per fare Sistema Italia. Quindi credo che questa sia la notizia più bella, cioè un paese che dimostra nei fatti che può competere con il resto del mondo. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie De Biasio, certo questo 2% del PIL è un grande numero da parte vostra, quindi complimenti. Allora siamo arrivati al termine di questa mattinata insieme, io ringrazio i relatori che ci hanno raccontato questo progetto importantissimo che è appunto lo Human Technopole, poco da aggiungere rispetto a quello che abbiamo sentito, insomma è un modello assolutamente da imitare questo di Human Technopole. La politica che investe in questo progetto si è resa
resa conto che è un progetto strategico e lungimirante, e poi quello che è emerso è stato anche quello che l'importanza di costruire un futuro insieme, costruire un futuro insieme però non deve essere uno slogan come spesso ci siamo raccontati, ma è emerso che debba essere una responsabilità condivisa. E allora io di nuovo vi ringrazio, ci diamo appuntamento ad un pranzo, ad un lunch, ad un networking lunch qui fuori e ci salutiamo meglio. Grazie a tutti voi. Grazie a voi. Io non devo...